Buongiorno e ben trovati. Oggi faccio questo video un po' sotto l'acqua, però mi interessava parlarvi di un aspetto, perché alcuni di voi mi hanno chiesto di dare delle delucidazioni, delle spiegazioni sul come funziona il discorso della criniera che si spezza in due. Cioè, vi spiego meglio. Chi già da un po' studia Parelli sa che all'interno del programma Parelli molti di noi istruttori a volte è capitato che hanno detto che dobbiamo fare attenzione quando il cavallo ha un cambio di criniera. Vedete, in questo caso lei per esempio qui ha un cambio di criniera, cioè la criniera inizia dal garrese, dobbiamo guardare dove inizia il garrese, quindi praticamente il garrese inizia verso sinistra, ok? E dopo un po', come vedete, cambia e va a destra, ferma Tanger, e viene da quest'altra parte. Chi studia già da un po' il programma Parelli avrà sicuramente sentito dire qualcuno di noi che quando c'è questa cosa bisogna fare attenzione perché ci può essere un problema. Mi avete chiesto alcuni di voi delle spiegazioni e io sono qui a cercare di darvele per quella che è la mia esperienza e per quello che ho studiato. La Linda ha fatto molti studi su questo aspetto qua e dalla sua esperienza è il risultato che in moltissime occasioni questo è un indicatore che c'è un problema a livello di schiena del cavallo, che può essere di vario genere, non necessariamente deve essere qualcosa legato allo scheletro, ma potrebbe essere anche una contrattura muscolare o roba del genere. La cosa interessante è che, visto che lei aveva un problema vistoso che è stato riscontrato anche dall'osteopata, io sono andato a controllare e in effetti, se vedete bene, lei ha questa forma, avete visto adesso si è scossa, quindi è esattamente così, non è che l'ho pettinata io a questa maniera. Praticamente ha la criniera che gli parte al garrese a sinistra e poi dopo si trasforma e va a destra. Poi in realtà lei ce n'ha tante di criniera, quindi va un po' anche di là, però è interessante questo aspetto, no? Com'è che si fa a capire dov'è il problema? Ora non guardiamo, lei in questo caso si vede abbastanza bene qual è il problema. Allora, si tratta di misurarlo, scusate le spalle, ma ve lo volevo far vedere con uno string rosso, così riuscite a vederlo per bene. Si tratta di misurare esattamente da dove iniziano i peli della criniera qui sul garrese, quindi siamo più o meno qui, a dove c'è l'inizio della criniera che cambia, ok? Che è questo pezzo. Se io adesso porto questa misura da quest'altra parte, vedete che è esattamente dove c'è il primo gonfiettino delle vertebre, vedete? Non so se si riesce a vedere bene dalla telecamera, comunque è questa è una bella riprova, no? È una riprova che comunque gli studi che ha fatto Parelli sono in effetti da prendere in considerazione quantomeno, quindi diciamo che non è una scienza esatta, ma se vi capita che il vostro cavallo abbia magari la criniera che cambia a un certo punto della sua progressione verso gli orecchi, magari un'occhiatina da parte dell'osteopata gliela farei dare, o può darsi che sia anche semplicemente una conformazione sua, perché come dicevo prima non è una scienza esatta, però comunque un'occhiata io gliela farei dare. Spero che anche questa cosa vi sia stata di interesse e vi ricordo di iscrivervi al canale se volete avere le notifiche di quando escono i nuovi video, e se vi interessano degli approfondimenti specifici come quelli che sto tenendo per gli abbonati non dovete fare altro che cliccare sul pulsante abbonati e entrerete a far parte dei supporter del canale con l'accesso a contenuti riservati appunto ai supporter. Grazie per l'attenzione e noi ci vediamo alla prossima puntata. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me heading back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again.
Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul.